Chris Voss, ex negoziatore di ostaggi dell'FBI, offre nel suo libro Volere troppo e ottenerlo una guida pratica alla negoziazione basata sulla sua esperienza sul campo. Voss sostiene che le tecniche di negoziazione possono essere applicate a qualsiasi situazione della vita quotidiana, non solo in contesti estremi come quelli che ha affrontato. L'autore è oggi considerato un'autorità indiscussa in tema di negoziazione di ostaggi. Capitolo 1. Le nuove regole. Voss introduce il lettore ai concetti fondamentali di utilizzare l'intelligenza emotiva e l'ascolto attivo come strumento chiave nella negoziazione. Chris Voss inizia condividendo la sua esperienza come negoziatore di ostaggi dell'FBI, spiegando come le tecniche tradizionali di negoziazione basate su logica e razionalità spesso fallissero in situazioni di alta tensione. Voss dimostra che la comprensione e la gestione delle emozioni sono essenziali per influenzare e guidare le decisioni degli altri. Capitolo 2. Mirroring. In questo capitolo, Voss esplora la tecnica del mirroring, che consiste nel rispecchiare le parole e i comportamenti dell'interlocutore per creare un legame e facilitare la comunicazione. È una tecnica semplice ma estremamente efficace per indurre l'altra parte a parlare di più e a rivelare maggiori dettagli. Come funziona? 1. Ripetere le ultime parole. Ripetere esattamente le ultime una o due parole che l'interlocutore ha detto. 2. Pause strategiche. Dopo il mirroring, fare una pausa per dare all'interlocutore il tempo di riflettere e continuare a parlare. 3. Tono di voce appropriato. Utilizzare un tono di voce curioso e non minaccioso per incoraggiare l'interlocutore a espandere il discorso. Capitolo 3. L'arte del no. Voss inizia il capitolo con un principio fondamentale. I compromessi spesso lasciano entrambe le parti insoddisfatte. Invece di cercare un terreno comune, suggerisce di puntare a ottenere ciò che si desidera realmente, utilizzando una serie di tecniche raffinate. Voss discute l'importanza di ottenere un no come punto di partenza per una negoziazione efficace. Voss sostiene che il no non è la fine di una trattativa, ma piuttosto l'inizio di un vero dialogo. Questo perché, contrariamente alla credenza comune, un no può rappresentare una porta aperta verso un dialogo più sincero e produttivo. La sua tecnica include fare domande che inducono l'altra parte a rispondere no, per sentirsi più sicura e meno minacciata. Questo sembra controintuitivo, ma il no può dare alle persone un senso di controllo e sicurezza, aprendo la strada a una negoziazione più produttiva. Capitolo 4. Il potere del silenzio. L'autore esplora come il silenzio può essere una delle armi più potenti nella negoziazione. Voss sottolinea che il silenzio non è solo una pausa vuota, ma un'opportunità strategica per ottenere informazioni cruciali e spingere l'interlocutore a rivelare più di quanto avrebbe voluto. Le pause strategiche possono indurre l'altra parte a parlare di più, svelando dettagli utili. Capitolo 5. La tecnica della compulsione. Chris Voss spiega che la compulsione è una strategia psicologica che sfrutta la naturale inclinazione umana a correggere informazioni sbagliate. Quando si presentano affermazioni errate o inesatte, le persone tendono a sentire il bisogno di correggere la situazione, fornendo involontariamente ulteriori dettagli o informazioni utili alla negoziazione. Capitolo 6. Etichettatura. L'etichettatura consiste nel verbalizzare le emozioni e le preoccupazioni percepite dell'interlocutore per riconoscerle e legittimarle. Voss descrive come questa tecnica possa disarmare l'interlocutore e ridurre le tensioni, facendoli sentire compresi e ascoltati, permettendo in questo modo una comunicazione più aperta e onesta. Ad esempio, Voss descrive un'esperienza in cui un negoziatore di ostaggi riconosce le preoccupazioni di un sequestratore dicendo: «Sembra che tu ti senta sotto pressione e frustrato dalle circostanze».
Capitolo 7. Creare un'illusione di controllo. Voss introduce il concetto di creare un'illusione di controllo per l'interlocutore, facendolo sentire responsabile e in comando della situazione. Questo può essere ottenuto tramite domande calibrate che spingono l'interlocutore a riflettere e rispondere in modo costruttivo. Voss spiega che le domande che iniziano con come e cosa sono meno aggressive delle domande che iniziano con perché. Ad esempio, anziché chiedere perché hai deciso di rifiutare la nostra offerta, è più efficace chiedere cosa ti ha portato a prendere questa decisione. Questo approccio permette all'altra parte di esprimere il proprio punto di vista senza sentirsi attaccata. L'autore suggerisce di fornire all'altra parte delle opzioni che sono tutte accettabili per te, ma che danno l'impressione di scelta e controllo alla controparte. Ad esempio, anziché dire accetti 1.000 euro per questo prodotto, potresti dire preferiresti 1.000 euro o una soluzione alternativa? Capitolo 8. Garantire il giusto. Ottenere un giusto dall'interlocutore è un segno di comprensione e accordo. Voss spiega come utilizzare questa tecnica per assicurarsi che l'altra parte si senta compresa e rispettata, creando così una base solida per la negoziazione. Questo principio si basa sull'importanza di far sentire all'altra parte che sta ottenendo un accordo equo e vantaggioso. Garantire il giusto non significa solo ottenere ciò che si desidera, ma anche far sentire all'altra parte che le loro esigenze e interessi sono stati rispettati. Per ottenere ciò, l'autore consiglia 3 tecniche da utilizzare durante le negoziazioni. Equilibrio degli interessi. Considerare non solo i propri interessi, ma anche quelli dell'altra parte durante le negoziazioni. Costruzione di relazioni. L'importanza di costruire rapporti di fiducia e di rispetto reciproco per facilitare negoziazioni future. Flessibilità e adattabilità. Essere flessibili nell'approccio alle negoziazioni, cercando sempre un accordo che garantisca il giusto per entrambe le parti. Capitolo 9. La visione del futuro. Questo approccio consiste nel dipingere un quadro convincente e positivo del futuro desiderato per l'interlocutore, al fine di influenzare le sue decisioni e ottenere un accordo favorevole. L'idea chiave è quella di guidare l'interlocutore a immaginare un futuro desiderabile, che può essere raggiunto solo attraverso l'accordo proposto. Voss cita l'esempio in cui ha negoziato un contratto con un fornitore che inizialmente era restio a concedere condizioni favorevoli. Ha utilizzato la visione di un partnership a lungo termine vantaggiosa per entrambe le parti, convincendo il fornitore che l'accordo avrebbe portato a benefici reciproci nel tempo. Tecniche chiave. Descrizione vivida del futuro. Voss sottolinea l'importanza di dipingere un quadro dettagliato e realistico del futuro desiderato. Questo aiuta l'interlocutore a visualizzare i benefici dell'accordo proposto. Coinvolgimento emotivo. Incoraggiare l'interlocutore a immaginare non solo i vantaggi pratici, ma anche come ci si sentirebbe nel raggiungere quei risultati. Capitolo 10. Trova il cigno nero. Voss spiega come sia cruciale prepararsi per l'imprevedibile e come identificare e gestire i cigni neri, ossia informazioni nascoste o sconosciute, che possono portare a eventi imprevedibili nelle negoziazioni. Riconoscere e sfruttare questi elementi può fare la differenza tra il successo e il fallimento. L'autore sottolinea l'importanza di prepararsi per tali scenari, anche se rari, perché possono influenzare radicalmente l'esito finale. Tecniche chiave. Preparazione anticipata. Non sottovalutare l'importanza della preparazione e della previsione di scenari imprevisti. Flessibilità mentale. Mantenere una mente aperta e flessibile durante le negoziazioni per adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Applicazione pratica. Pensare a situazioni passate in cui un imprevisto ha influenzato una trattativa e come avrebbero potuto prepararsi meglio. Capitolo 11. Ottenere informazioni.
L'ultimo capitolo si concentra sull'importanza della preparazione e della raccolta di informazioni prima e durante una negoziazione. Voss enfatizza la necessità di conoscere il proprio interlocutore, i suoi interessi e le sue motivazioni per poter negoziare in modo efficace. Questo è fondamentale per prendere decisioni informate e per influenzare positivamente l'esito della trattativa. L'autore sottolinea che il successo di una negoziazione dipende spesso dalla precisione delle informazioni ottenute. Ottenere dettagli specifici non solo aiuta a comprendere meglio le esigenze e i desideri dell'altra parte, ma permette anche di identificare potenziali punti di compromesso o aree di accordo. Voss sottolinea l'importanza dell'empatia durante il processo di fare il rilievo. Ascoltare attivamente e dimostrare interesse genuino per le preoccupazioni e i bisogni dell'altra parte non solo migliora la qualità delle informazioni ottenute, ma rafforza anche il rapporto e la fiducia reciproca. Conclusione. Voss conclude il libro ribadendo che le tecniche di negoziazione non sono trucchi magici, ma strumenti che richiedono pratica e adattamento. Incoraggia i lettori a vedere ogni interazione come un'opportunità di negoziazione e a utilizzare le tecniche apprese per migliorare le proprie competenze comunicative e negoziali. In conclusione, Volere troppo e ottenerlo, di Chris Voss, rappresenta un'immersione profonda nel mondo della negoziazione, basata sull'esperienza diretta dell'autore come negoziatore di ostaggi per l'FBI. Attraverso strategie come la comunicazione empatica, l'uso delle domande calibrate e il potere del silenzio, Voss non solo illustra come gestire efficacemente situazioni di crisi, ma anche come applicare queste tecniche nelle sfide quotidiane e nei negoziati commerciali. Il libro non si limita a fornire tecniche, ma offre anche un quadro completo sulle dinamiche umane alla base di ogni negoziazione. Imparare a comprendere le motivazioni dell'interlocutore, ad ascoltare attivamente e a gestire l'emozione, sono capacità cruciali che possono trasformare la nostra capacità di influenzare e persuadere gli altri. Ricordiamo l'importanza della preparazione e della pratica costante. Diventare un negoziatore esperto richiede impegno e dedizione. Con queste conoscenze potrete affrontare le negoziazioni con maggiore fiducia e competenza, ottenendo risultati migliori e costruendo relazioni più solide, sia nella vita personale che professionale.